Ed eccoci qua ragazzi, finalmente ci siamo. Grazie all'ultima edizione di LegoCon, Mamma Lego ci ha mostrato quelle che sono le nuovissime novità di quest'estate. Sicuramente ci sono stati tanti set che hanno lasciato tutti quanti a bocca aperta, ma sono sicuro che ce n'è stato uno solo che ha fatto rimanere in tanti con gli occhi sgranati e con il fiato sospeso. Esatto! Stiamo parlando del famosissimo e tanto atteso set per il 90° anniversario di Lego, il set 10305. Ma prima di cominciare a guardarlo meglio nei primi dettagli, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale. Attivate la campanella delle notifiche in modo da essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video e live naturalmente, ma soprattutto lasciate un bel pollicione all'insù se il video vi è piaciuto. Detto questo, cominciamo! Allora ragazzi, set 10305, un set che è veramente un degno tributo ai temi classici di un'epoca ormai passata. Una build che tutti i fan Lego, un pochino più adulti, stavano aspettando. Il castello dei Cavalieri del Leone. Una roccaforte che contiene ben 4514 pezzi. Uscirà in anteprima nello store online per tutti i clienti VIP il 3 agosto, mentre per tutti gli altri potrà essere acquistato dall'8 agosto anche nei Lego Store. Cominciamo subito a dare un primo sguardo al set in modo da darvi le mie prime impressioni. E cominciamo subito da quello che secondo me è il punto su cui maggiormente penso che saranno tutti d'accordo con me. E stiamo parlando appunto del prezzo. Le immagini dello store online ci dicono che il set sarà venduto ad un prezzo di 399,99 € e devo dirvi che ad un primo impatto sono rimasto completamente sbalordito, perché va bene che andiamo a celebrare un prodotto per i 90 anni di Mamma Lego, quindi di base un prodotto particolarmente apprezzato dall'intera comunità AFOL, e va bene che la presenza di così tante minifigure, ben 22, rende ancora di più l'importanza del set. Trovo comunque decisamente un po' eccessivo il tutto e penso che il prezzo a mio parere più giusto sarebbe a intorno ai 3,50 o comunque poco superiore, ma non 3,99, anche perché la mia paura più grande, vi dico la verità, è che ci ritroveremo tra le mani un effetto Titanic 2.0 per così dire, quindi un set da subito introvabile con tutte le conseguenze del caso. L'unica cosa in cui possiamo sperare è che Mamma Lego voglia aggiungere un qualche piccolo omaggio esclusivo solo con l'acquisto del castello, in modo magari da rendere la spesa più accettabile, diciamo così. La cosa che invece mi ha dato una gioia veramente immensa è stata quando ho visto il design della confezione, e lì i ricordi dell'infanzia sono cominciati subito a riemergere. Ritrovarci con un box così, dalle fattezze grafiche vintage, e non magari canonizzare il tutto come un set per adulti, secondo me è stata la scelta più giusta che si potesse fare. E poi ragazzi, nessuno me lo leverà dalla mente, secondo me quella scritta Castle System ha un significato molto più grande di quello che ci vogliono far credere. Forse Mamma Lego ha in mente di riprendere piano piano la riproduzione di questa linea e quindi vedremo nuovi set in futuro? Fatemelo sapere nei commenti, che sono curioso di sapere cosa ne pensate. Comunque, continuiamo dicendo che questo set è davvero ricco di sorprese e dettagli ad ogni angolo, ma soprattutto molti riferimenti ai set del passato. Come un vero castello vintage, anche questo 10305 ha la possibilità di aprirsi in modo da mostrarci sia l'interno che l'esterno in tutti i suoi dettagli. Ci sono riferimenti al vecchio 10193, il Medieval Market Village. Infatti possiamo notare che nel set non sono presenti esclusivamente minifigure di guerrieri, ma anche contadini e soprattutto ambienti molto più classici come una panetteria ed un mulino. Un altro bellissimo riferimento lo possiamo trovare in una delle sale del castello, in cui un giovane paggetto gioca con una versione micro del famosissimo 375,
il castello giallo. Altro fantastico riferimento, e qui parliamo anche di un set che ho ancora, il 6066, il nascondiglio nella foresta, dove dei passaggi segreti vengono utilizzati dai forestman per entrare di nascosto nel castello e dove grandi alberi venivano utilizzati come riferimento dei loro covi. Passiamo oltre. Un'altra cosa che mi ha fatto impazzire sono i riferimenti alle diverse fazioni di cavalieri apparse sugli scudi, sia nell'armeria che nella sala di banchetti. Non potevano mancare i nostri fantastici Black Falcon, armati di tutto punto e completi di accessori veramente ricercati, come ad esempio il classico scudo, ma soprattutto, per chi non lo avesse ancora notato, questi due fantastici elmi di colore completamente nero, a differenza del più recente 3120 Medieval Castle, che presentava i cavalieri con elmi d'argento, mentre il cavaliere a cavallo presenta il fantastico elmo chiuso, sempre di colore nero, completamente dettagliato, come nel set Giostra dei Cavalieri. Purtroppo anche questa volta, nonostante le quasi 400 euro di spesa, che sicuramente andrò ad affrontare perché ragazzi non posso assolutamente farmi scappare questo set, Mamma Lego ne ha fatta un'altra delle sue. Mi spiego meglio. Conoscete tutti la mia repulsione per gli sticker, come del resto gran parte di voi. Ecco, sembrerebbe, e ripeto sembrerebbe, non ci sono ancora fonti ufficiali, che tutte le stampe sugli scudi, almeno quelle relative ai Cavalieri del Leone e delle altre fazioni, ad esclusione solo di quelle dei Black Falcon, siano formate appunto da stickers, e lo possiamo vedere direttamente da questa immagine ingrandita. Insomma, ancora una volta Mamma Lego riesce a perdersi in un bicchiere d'acqua. Comunque, anche di questo mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Il castello è veramente completo di tutto, dal ponte levatoio perfettamente funzionante alla sala cinesca che si alza come quella di un vero castello, e tutto questo è possibile tramite due meccanismi posti sulle mura. La forma generale è veramente interessante e questo ci fa capire quanto sia evoluto il design di questa linea. Per finire, la build viene completata con la bellezza dei nostri 9 Cavalieri del Leone, dal design veramente fantastico, di cui almeno 3 cavalieri donna, un mago come tutti i castelli che si rispettino, uno scheletro che sicuramente non poteva mancare, ma soprattutto la grande novità di questa build. Infatti, per la prima volta vediamo presente, invece del classico re a comandare l'intera fortezza, una bellissima regina, e mi permetto di dire che questa è stata sicuramente una cosa apprezzata da moltissimi collezionisti. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, continuate a seguirci in tanti, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Io come sempre vi saluto, vi mando un grosso bacione e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!